Via gli occhiali. Allora, di cosa parliamo oggi? Oggi continuo a parlare su un argomento che abbiamo trattato in qualche video relativo alle applicazioni nel settore aerodinamico. Qualche tempo fa, in un altro video, avevo già parlato degli scambiatori a doppia parete e della particolarità di questi scambiatori e delle applicazioni nelle quali vengono utilizzati. È un tipo di scambiatore che presenta la particolarità di avere una doppia piastra, ovvero una doppia parete. Questo per evitare, scongiurare miscelazioni tra fluido primario e secondario nel caso di foratura, corrosione, rottura di una piastra. Questi scambiatori trovano applicazione anche nel settore aerodinamico, soprattutto su applicazioni estremamente delicate. Per fare un esempio su tutti, raffreddamento dell'olio di un riduttore di una turbina di produzione di energia, voi potete capire l'importanza di un organo meccanico di questo tipo. Chiaramente trovarsi con dell'acqua dentro nell'olio crea dei danni irreparabili. A questo punto si utilizzano gli scambiatori a doppia parete. L'applicazione più tradizionale prevede scambiatori a fascio tubiero con tubo in tubo, quindi tubi doppi, a doppia parete, che presentano la particolarità di avere delle testate costruite in modo tale per cui se c'è una perdita, questa perdita finisce in una camera presente tra le due testate, di conseguenza si riesce a verificare che c'è una perdita, intervenire, riparare, eccetera. Con lo scambiatore di calore a piastre, come abbiamo già visto in precedenza, la miscelazione non può avvenire per rottura di una guarnizione, perché nella zona dei bocchelli, come abbiamo ripetuto molte volte, vi è una doppia guarnizione, quindi anche in caso di rottura di una guarnizione lungo il perimetro dello scambiatore si ha una perdita verso l'esterno, nella zona del bocchello ugualmente si ha una perdita verso l'esterno. Nel caso di rottura di una piastra, tra una piastra e l'altra vi è una camera d'aria per cui si ha una fuoriuscita di olio o di acqua verso l'esterno facilmente visibile e quindi facilmente ripristinabile. Vantaggi e svantaggi di questa soluzione. Diciamo che i vantaggi sono solo relativi alla sicurezza, ovvero quando abbiamo la assoluta necessità di evitare miscelazioni tra fluido primario e fluido secondario, in questo caso olio e acqua. Gli svantaggi sono parecchi perché sono scambiatori che hanno un costo maggiore perché ovviamente essendo una doppia piastra raddoppia il numero delle piastre, abbiamo due piastre anziché uno. Abbiamo un maggior costo dal punto di vista dei materiali, un peggioramento dei coefficienti di scambio perché c'è un maggior spessore, c'è un'intercapedine d'aria, quindi i coefficienti di scambio peggiorano, quindi oltre al fatto di avere più materiale abbiamo anche più superficie di scambio, in quanto i coefficienti di scambio diminuiscono abbiamo bisogno di maggior superficie per ottenere le stesse caratteristiche di scambio termico, quindi le stesse caratteristiche termodinamiche. Indubbiamente è una soluzione che in alcuni casi viene necessariamente applicata per poter prevenire determinati problemi. Un saluto a tutti, grazie per avermi ascoltato.